Buongiorno a tutti, questo è il primo video di una serie di 3 in cui introdurremo passo passo tutti i moduli che compongono il pacchetto Grid Pro. Grid Pro è composto da una serie di definizioni sviluppate in Grasshopper per Rhinoceros che assistono l'utente nella progettazione, nell'analisi e nella generazione degli esecutivi di grid shell a flessione attiva in legno. Il processo parte da una superficie complessa generata all'interno di Rhinoceros e arriva alla generazione automatica di disegni esecutivi con la lunghezza delle bacchette, la posizione dei fori e le posizioni relative degli elementi. Questi tre moduli sono GridMaker, Grid Shell Form Finding Tool e Officina. GridMaker si occupa di trasformare una superficie complessa in una maglia planare quadrata regolare. Grid Shell Form Finding Tool invece simula la deformazione di questa maglia così come avviene in fase di cantiere per andare poi ad analizzare le curvature e la geometria nel suo stato finale. Infine Officina suddivide la maglia in sottomoduli e genera i disegni esecutivi con tutte le quote necessarie per la fabbricazione. Il primo modulo di cui parleremo è GridMaker. Quest'ultimo si occupa di disegnare maglie quadrate regolari su superfici complesse, servendosi dei principi delle reti di Chebyshev. Quando la definizione viene aperta per la prima volta, oltre a tutte le componenti presenti nella canvas di Grasshopper, in alto a sinistra si può visualizzare un pannello di controllo che assiste l'utente in tutte le fasi del processo. Da sinistra verso destra molto velocemente. Il blocco in blu sulla sinistra è quello in cui vado a riferire la superficie obiettivo e in cui posso modificare tutti i parametri della maglia quadrata. Verso destra ho il blocco relativo al processo di ottimizzazione con il componente di Galapagos che scopriremo più avanti. In basso i contenitori delle geometrie in output e infine i blocchi relativi all'analisi delle prestazioni di tutte le maglie quadrate. Appunto, la prima operazione da effettuare è quella di riferire una superficie all'interno del contenitore target surface. In questo caso ho preferito disegnare una superficie partendo dai profili delle aperture e degli attacchi a terra. Poi utilizzando il comando network surface all'interno di Grasshopper posso generare una superficie a partire da queste curve. In alternativa, sempre se si parte da curve o punti, posso utilizzare il comando patch. Una volta che ho ottenuto la mia superficie, faccio tasto destro in Grasshopper all'interno del contenitore target surface e clicco su set one surface. La superficie verrà spostata nel punto 00 e subito verrà disegnata una maglia quadrata regolare su di essa in base ai parametri che sono presenti sempre nel blocco blu qui in input. Questi parametri cosa fanno? Se appunto attivo la visualizzazione degli axis points, in rosso vedo quali sono i punti generatori della maglia. Infatti GridMaker disegna due assi geodetici e a partire da questi disegna tutti gli altri nodi della mia maglia secondo un processo iterativo che funziona nella maniera seguente. Praticamente vengono generate delle sfere a partire dai nodi dei miei assi che hanno il centro appunto nei nodi e il raggio uguale al passo della maglia. È bene ricordare che anche la posizione dei nodi lungo gli assi è proprio data dal passo della maglia che vedo qui vedo qui in grid span. Infatti se cambio il passo della maglia da 60 a 100 cm vedo che appunto varierà anche il passo dei nodi sopra gli assi generatori. Quindi continuando qui appunto genero una sfera sul punto 1 0 ad esempio, raggio sempre uguale al passo della maglia e poi su 0 1 col raggio sempre uguale al passo della maglia. L'intersezione di queste sfere genera un cerchio. Questo cerchio poi verrà a sua volta intersecato con la superficie. Otterremo quindi due punti, sceglieremo il punto più distante dall'origine degli assi e lo connetteremo poi con i nodi genitori, ottenendo quindi il primo quadrato della maglia.
I quadrati generati in questa maniera hanno due proprietà molto importanti. Innanzitutto, come si può intuire, tutti i segmenti che lo compongono avranno passo uguale a quello preimpostato all'interno di GridMaker, quindi in grid span. L'altro è che gli angoli nei nodi di questo quadrato, nei vertici di questo quadrato, varieranno dai 90 gradi iniziali. Infatti, nella fase di formatura delle grid shell, gli angoli che sono tutti quanti a 90 gradi, perché appunto parliamo di una maglia quadrata regolare, verranno deformati in base alla superficie obiettivo. Di solito, ad esempio, i quadrati diventeranno dei rombi con angoli più acuti, soprattutto nelle aree in cui la curvatura della superficie è più accentuata. Bene tenere a mente questa proprietà poi per quello che sarà il processo di ottimizzazione. Quindi a questo punto possiamo avviare il processo vero e proprio che ci porta a generare una serie pressoché infinita di maglie quadrate sulla superficie attraverso il plugin Galapagos. Galapagos infatti andrà a modificare manualmente i seguenti slider. X coordinate praticamente e Y coordinate praticamente mi spostano il punto di origine all'interno dei domini della superficie. Axis angle modifica la rotazione reciproca tra gli assi e axis rotation modifica invece la rotazione degli assi rispetto all'asse Z del piano XY all'interno di Rhinoceros. Se schiaccio due volte sul componente di Galapagos si apre la finestra in cui posso andare a settare Galapagos e scegliere l'algoritmo evolutivo. Innanzitutto, quando si apre per la prima volta, siamo all'interno della finestra Options. Qui è bene, ai fini del nostro processo, verificare che Fitness sia impostato su Maximize e non su Minimize. E che infine all'interno della finestra Solvers abbiamo sia selezionato l'algoritmo evolutivo, quindi Use the Evolutionary Software con l'icona in rosa. Galapagos che cosa farà? Cercherà la maglia con le prestazioni migliori in base a curvatura delle bacchette e deviazione degli angoli. Per la curvatura delle bacchette praticamente andrà a verificare la curvatura in tutte le bacchette e in tutti i nodi. Quindi ad esempio si posizionerà in questo nodo e verificherà la curvatura disegnando un arco a partire dai due punti opposti rispetto al punto che viene analizzato. Al tempo stesso in ogni nodo verificherà l'angolo tra i segmenti e prenderà l'angolo che devia maggiormente dai 90 gradi, quindi fa effettivamente una differenza del valore di questo angolo con i 90 gradi iniziale per verificarne la deviazione. Per quanto riguarda le curvature, il processo va a selezionare la curvatura minima attuale e la curvatura massima attuale. La curvatura minima attuale è quella più vicina, quindi alla curvatura nulla, pari a 0. Prende il valore di curvatura minima attuale, ne fa la differenza con la curvatura nulla, quindi con 0, e cerca di massimizzare il più possibile questa differenza. Infatti, vogliamo evitare di avere troppi nodi con curvatura uguale a 0, perché quando all'interno di un guscio che resiste per forma e quindi per il principio di doppia curvatura abbiamo punti a curvatura nulla, qui si potrebbero verificare delle instabilità. Al tempo stesso, all'altro opposto, prenderà in analisi la curvatura massima attuale, ne farà la differenza con la curvatura massima limite, ovvero la curvatura per cui una bacchetta plasticizza e potrebbe rompersi in fase di formatura, e anche in questo caso cercherà di massimizzare questa differenza andando effettivamente a comprimere quello che è il dominio attuale delle curvature, cercando di stare quindi più lontano possibile dagli estremi con i valori delle curvature attuali. Quindi massimizzeremo questi valori e andremo a minimizzare invece l'angolo all'interno, la deviazione degli angoli all'interno di tutti i nodi della maglia. Adesso che ci è chiaro come lavorerà Galapagos, clicchiamo due volte sul componente e appunto verifichiamo che Fitness sia impostato su Maximize e che in Solvers l'algoritmo selezionato sia quello evolutivo, e posso schiacciare su Start Solver. Prima di farlo magari possiamo impostare anche il tipo di visualizzazione. Ho tre icone, gialla, arancio e rossa.
Alla sinistra, quella in giallo, farà in modo che tutte le soluzioni trovate da Galapagos verranno generate e quindi visualizzate all'interno dei rinoceros. Quella in arancione al centro visualizzerà solo le soluzioni migliori, quella in rosso non visualizzerà nessuna soluzione. Al tempo stesso però migliorerà le prestazioni velocizzando il processo di ottimizzazione. In questo caso schiaccio l'icona in giallo e clicco su Start Solver. E vedo come il punto iniziale, gli assi e tutti i parametri di cui abbiamo parlato in precedenza cominceranno a muoversi e per ognuna delle soluzioni Galapagos registrerà il fitness value, che è un valore che combina tutti i valori obiettivo di cui abbiamo parlato in precedenza, quindi la differenza con il valore di curvatura minimo, la differenza con il valore di curvatura massimo e la deviazione dell'angolo. Li combina con dei pesi preassegnati e appunto sceglie le maglie con le prestazioni migliori, quindi con il fitness value più alto possibile. Ora, per quanto riguarda il tempo da attendere per la convergenza al risultato migliore, in realtà questo dipende molto dal tipo di superficie, ma soprattutto dalle dimensioni, dal numero di nodi che verranno generati dal GridMaker. Quindi non vi è una regola precisa sul tempo necessario. In generale Galapagos, una volta che avrà raggiunto il miglior risultato e avrà generato un numero di generazioni che viene impostato qui nel pannello options con max stagnant, in questo caso pari a 50, si fermerà automaticamente. Quindi che cosa farà in questo caso? Nel caso in cui trova una soluzione migliore, ad esempio in questo caso siamo alla generazione 5, se la generazione 55 non avrà ancora trovato una soluzione migliore di quella trovata nella generazione 5, si stopperà automaticamente e quindi vuol dire che effettivamente l'algoritmo è andato in convergenza verso il risultato migliore. È sempre consigliato attendere che effettivamente Galapagos vada in convergenza assoluta, ma ovviamente ai fini dei test magari di superfici differenti o di modifiche rapide in fase di progettazione si può anche stabilire un limite di tempo che è sempre settabile all'interno del pannello options all'interno della finestra max durations. Se infatti adesso non posso farlo perché il processo di ottimizzazione è in corso, ma se lo stoppiamo posso cliccare su enable e settare la max duration. Adesso lascerò andare il processo di ottimizzazione, attenderò fino a quando esso non convergerà e quindi stoppo un secondo il video e lo riprenderò a breve. Ecco, in questo caso sono passati circa 15-20 minuti, Galapagos ha raggiunto la convergenza e si è stoppato automaticamente. Oltre al grafico in alto, in basso a destra è visualizzata tutta la lista delle migliori soluzioni trovate da Galapagos. In alto avremo quella con appunto il valore maggiore, che verrà automaticamente selezionata e ristabilita alla fine del processo di ottimizzazione. Nel caso volessimo verificare anche altre possibili soluzioni, possiamo cliccare su quella scelta e poi ricliccare su Reinstate e vedremo che automaticamente si riaggiornerà all'interno di Rhinoceros. Per ogni soluzione nel pannello di controllo posso anche verificare le prestazioni in base a curvatura e a deviazione dell'angolo. In questo caso scelgo la migliore. Prima di chiudere Galapagos è bene ricordarsi che purtroppo quest'ultimo non registra i valori dopo aver chiuso la finestra, quindi una volta che abbiamo scelto la soluzione desiderata perderemo tutti quanti i risultati del processo di ottimizzazione. Adesso effettivamente l'unica cosa che ci manca è quella di esportare le geometrie che poi verranno utilizzate all'interno di GFFT. Innanzitutto, bene ricordarsi che appunto qui sulla destra tutto il mio blocco di analisi, oltre alla visualizzazione delle curvature qui con la preview di Node Curvature, se la disattivo e poi attivo Node Angle Deviation con tasto destro e Preview On, posso anche verificare i valori di deviazione degli angoli di cui parlavamo in precedenza, quindi in rosso ci sono i nodi in cui i quadrati hanno maggiormente rombizzato, in questo caso come vediamo vicini all'apertura dove la curvatura della superficie è più accentuata. E qui sulla destra invece ho tutta la lista delle curvature, dei raggi di curvatura dal più piccolo al più grande,
con i relativi nodi in cui questo valore viene registrato. Infatti ogni nodo avrà una coordinata U e una coordinata V che posso accendere qui nel blocco node indices. Questa visualizzazione è attivabile sia per rows nodes, quindi per i nodi sulla maglia deformata, sia per planar grid nodes, quindi per i nodi della maglia planare. Adesso li ridisattivo e torno al blocco in basso dove sono tutte le geometrie. Quindi planar grid e trim geometry sono praticamente la maglia planare e il curva di ritaglio dei confini della maglia. Curve constraint sono i profili degli attacchi a terra che vengono ricavati dalla superficie in input, in questo caso 1 e 2. E infine ground point selection sono delle curve che includono tutti i punti degli attacchi a terra che poi andranno a convergere verso i profili di curve constraint all'interno di Grid Shell from Finding Tool. In questo caso quindi seleziono la planar grid, tasto destro sul componente e clicco bake. All'interno di Rhino posso andare a selezionare, a creare dei layer con i nomi dei tipi di tipologie di geometrie che esporterò da Grasshopper. Quindi ad esempio in questo caso la layer planare verrà esportata nel layer grid. Di conseguenza curve constraint ha un layer curve constraint, ground point selection ha un layer appunto che si chiama ground point selection. Questi layer appunto vengono creati all'interno di Rhinoceros all'interno del comando layer. Adesso quindi le mie geometrie sono state esportate all'interno di Rhinoceros. Non ci resta che poi proseguire con il processo di simulazione della fase di formatura all'interno del Grid Shell Form Finding Tool.